Oggi i viaggi di Migio vi portano a... le Isole Tremiti! Le Isole Tremiti, conosciute anche come le isole di San Nicola, San Domino, Capraia, Cretaccio e Pianosa, sono un gruppo di isole italiane situate nel mare Adriatico, al largo della costa della Puglia. Fin dall'antichità, le isole venivano abitate dai Romani, che le chiamavano Insule Diomede, in onore di Diomede, l'eroe greco. Sulle isole sono state scoperte anche rovine romane, testimonianza della presenza romana nella zona. Nel Medioevo le Isole Tremiti furono spesso un rifugio per eremiti, monaci e religiosi, mentre nel IX secolo l'isola di San Nicola divenne un importante centro monastico, mentre San Domino e altre isole vennero utilizzate come luoghi di culto e ritiro spirituale. Come possiamo vedere, grazie ad un gommone noleggiato sull'isola di San Domino, abbiamo goduto appieno delle splendide acque che la circondano. La nostra amica Elenia, una splendida ragazza leccese, aveva imparato come ci si tuffa di testa. Quante risate! Le Isole Tremiti hanno una storia ricca e variata, che spazia dall'antichità ai giorni nostri. Oggi sono conosciute per la loro bellezza naturale e la loro importanza storica. Inoltre offrono una varietà di luoghi ed attrazioni interessanti da visitare. Eccovi alcune delle principali cose da vedere e fare all'interno di queste isole. L'isola di San Nicola è quella più ricca di storia, mentre l'isola di San Domino è l'isola più grande delle Tremiti ed è famosa per le sue spiagge di sabbia bianche e le grotte marine. È possibile quindi esplorare la Grotta delle Viole, la Grotta delle Rondinelle, che è una delle grotte più famose dell'arcipelago ed è nota per le sue formazioni rocciose uniche e la luce che filtra dall'alto, creando uno spettacolo naturale affascinante, e per concludere poi con la Grotta delle Barche. Un'altra grotta spettacolare da esplorare, prende nome infatti dalle incisioni delle barche dei marinai, che si possono vedere sulle pareti. L'isola di San Domino è circondata da spiagge fantastiche, tra cui le più popolari come Cala delle Arene, Cala Matano e Cala delle Roselle, dove ci si può rilassare e fare il bagno in splendide acque cristalline. Cosa importante da visitare è la villa dell'artista Lucio Dalla, che è situata precisamente a Cala Matano. Ed è proprio a Cala Tramontana che trascorriamo questo splendido pomeriggio. Cala Tramontana è una suggestiva spiaggia incastonata nella più grande insenatura dell'isola, lungo la costa settentrionale. Si tratta di una stretta lingua di terra compresa fra rocce, per metà libera e per metà occupata dalla spiaggia attrezzata dell'Hotel Domina, che si raggiunge con un sentiero che scende dall'hotel stesso. Il mare che bagna questa cala è ovunque, è straordinariamente cristallino e trasparente, ideale per nuotare, fare il bagno oppure per effettuare una stupenda lezione di yoga con la bravissima insegnante Bruna Centola. Vi consigliamo di seguirla su Instagram. La lezione è stata improvvisata durante il tramonto ed è stato un modo per tornare connessi col proprio respiro e con la natura che ci circonda. E per finire, dopo la bellissima lezione, abbiamo assistito a questo stupendo tramonto. Se scegliete questa spiaggia, fermatevi fino al tramonto, perché qui, a quest'ora, tutto diventa ancora più straordinariamente bello, quasi surreale. Ma la leggenda delle Tremiti la conoscete? Le Tremiti erano conosciute nell'antichità come isole di Diomede, dal nome dell'eroe omerico che, secondo la leggenda,
vi fu sepolto. La dea dell'amore, Afrodite, trasformò i suoi compagni in procellarie perché ne vegliassero la tomba. San Domino, come avrete capito, è l'isola più estesa dell'arcipelago delle Tremiti, quella più importante e probabilmente più bella dal punto di vista naturalistico. Interamente coperta di macchia mediterranea, ha una sola spiaggia di sabbia, Cala delle Arene. Questa dove ci troviamo si trova dietro al porto e diverse calette rocciose molto piccole. Una morbida mezzaluna che digrada dolcemente verso un mare dalle acque limpidissime e dal fondale poco profondo, particolarità che la rende perfetta anche per i bambini. Potete scegliere tra lido attrezzato o spiaggia libera, avendo comunque a portata di mano servizi di noleggio barche e gommoni, snack bar, vari ristorantini di pesce e tutto ciò che serve per una giornata di mare e nuotare con splendida vista sull'isola di San Nicola. A breve distanza si trova la grotta dell'Arenile, che si apre nella scogliera. Qui la nostra bravissima Ilenia, dopo 2 giorni, ha imparato a fare dei tuffi alla cagnotto. Successivamente ci dirigiamo verso San Nicola, che è il centro storico, religioso e amministrativo dell'arcipelago ed è un vero e proprio museo a cielo aperto. La seconda isola delle Tremiti ospita infatti la più grande abbazia del Mediterraneo sul mare. È l'abbazia di Santa Maria a Mare, le cui origini si perdono nella leggenda. Di certo è che i benedettini si insediarono qui nell'XI secolo ed è a quell'epoca che si fa storicamente risalire l'abbazia. Nel 1334 fu assaltata dai pirati che trucidarono i monaci, ma alcuni decenni dopo fu nuovamente abitata, stavolta da canonici regolari. L'interno della chiesa conserva l'impianto originale a 3 navate e mostra i resti di un bellissimo mosaico sul pavimento. Da vedere sicuramente anche il chiostro del monastero. Il chiostro è di forma rettangolare e sorge accanto all'abbazia. Caratteristica del chiostro è un grande pozzo realizzato con blocchi in pietra che un tempo serviva per il rifornimento d'acqua dei vicini dei monaci benedettini. Salendo poi troviamo il torrione del Cavaliere del Crocifisso. La torre aveva la funzione di punto di avvistamento per la difesa del territorio dagli attacchi esterni. Sull'architrave una frase scritta in latino recita: "Spezzerà e stritolerà chi varcherà la soglia". In cima invece troviamo il castello dei Badiali, con le sue imponenti mura di cinta ed il suo torrione serviva per la difesa dell'abbazia. Le fortificazioni del castello e le sue ingegnose opere architettoniche per osservare e allontanare i nemici sono i punti d'osservazione giusti per godersi i migliori panorami dell'isola. Questo viaggio alle isole Tremiti termina qui. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale ed attiva la campanella per rimanere aggiornato sugli ultimi video.